Benvenuti su Incredibili Eventi. La storia di oggi ci porta nelle profondità di una grotta dal nome inquietante, Devil's Hole, il buco del diavolo. Cosa ci possiamo aspettare da un nome simile? Come sempre consigliamo la visione a discrezione del pubblico. Più di 1000 anni fa un gruppo di nativi americani della tribù, spero di pronunciarla bene, Timbisha Shoshone. Comunque questa tribù si avventurò nel deserto del Mojave, decidendo di stabilirsi lì. Questo deserto, che si estende su gran parte del sud della California e del Nevada, è un ambiente arido e torrido, decisamente insolito come scelta di insediamento. Tuttavia, nonostante queste condizioni, la tribù prosperò in questo ambiente ostile e oggi circa 300 dei loro discendenti vivono ancora nella zona, al confine tra California e Nevada. In una parte del Mojave un tempo abitata da questa tribù, si trova una strana formazione geologica, circondata da deserto in tutte le direzioni. Da una vista aerea, sembra una piccola crepa in una parete rocciosa, ma avvicinandosi appare più come una fenditura. Si allarga fino a raggiungere circa 2,5 metri di larghezza e 18 metri di lunghezza, e sul fondo si trova una pozza termale cristallina. I nativi conoscevano questa pozza e raccontavano ai loro figli una leggenda su ciò che chiamavano i bambini dell'acqua che vivevano al suo interno. Si diceva che se i bambini si fossero trattenuti troppo a lungo nell'acqua, sarebbero diventati un pasto per uno di questi esseri. Alcuni anziani sostenevano persino che la pozza fosse l'ingresso a una rete di tunnel utilizzati da sciamani mistici per spostarsi nel deserto. Studi moderni hanno fornito spiegazioni più naturali per la sua esistenza, ma nonostante questo, molti aspetti della pozza, oggi conosciuta come Devil's Hole, restano ancora sconosciuti. Questa descrizione misteriosa e affascinante di Devil's Hole, unita alla sua bellezza naturale, attirò l'attenzione di Paul Giancontieri. Paul, un ragazzo di 19 anni, lavorava in una caffetteria presso un sito di test nucleari nel Nevada e parlava spesso con gli amici di Devil's Hole, raccontando quanto desiderasse fare un'immersione in quelle acque. Circa un anno dopo averne sentito parlare per la prima volta, Paul convinse alcuni amici ad accompagnarlo. Si trattava di David Rose, ventenne, Bill Alter, 19 anni, e il fratello di quest'ultimo, Jack Alter, di 20 anni. Il 20 giugno 1965 i quattro intrapresero un viaggio di circa 90 miglia fino a Devil's Hole. Devil's Hole, tuttavia, non è un semplice pozzo naturale accessibile per una nuotata. Negli anni 60 era già considerata una zona protetta, delimitata da una recinzione per vari motivi. È un luogo unico al mondo. Si pensa che potrebbe essere una delle grotte più profonde del pianeta e, un tempo, si credeva addirittura che fosse un passaggio verso un oceano sotterraneo. L'acqua che riempie Devil's Hole scorre attraverso un lungo sistema di gallerie sotterranee proveniente da una zona del deserto dove venivano testate armi nucleari. Il flusso d'acqua è lento e impiega circa 15.000 anni per raggiungere Devil's Hole. Questo significa che, a causa dei test nucleari, l'acqua radioattiva arriverà nella pozza tra altri 15.000 anni. Inoltre, Devil's Hole sembra essere una sorta di rilevatore naturale di attività sismica. Terremoti provenienti dall'emisfero occidentale e persino da luoghi lontani come l'Asia causano piccole onde nel pozzo, circa 15 minuti dopo, e nessuno sa il perché. Un altro motivo per cui Devil's Hole è protetta è una minuscola specie di pesce chiamata pupfish di Devil's Hole. Questi piccoli pesci azzurri vivono esclusivamente qui. Gli esperti ipotizzano che vi siano presenti da almeno 20.000 anni, anche se nessuno sa come siano arrivati. I pupfish si riproducono nella parte superficiale della grotta e vivono tra la superficie e circa 24 metri di profondità, nutrendosi delle alghe che crescono sulle rocce. Per proteggere questi pesci, nel 1952 il presidente Harry Truman aggiunse l'area circostante Devil's Hole
al Death Valley National Park. Negli anni 60 un sub-professionista di nome Jim Houts ottenne il permesso di effettuare una serie di immersioni a Devil's Hole per esplorarla. Jim riuscì a mappare parte della grotta e a fornire una descrizione dettagliata della sua struttura. Durante le sue esplorazioni, trovò una grande camera a circa 30 metri di profondità, nota come Acre's Chasm. Questa camera è lunga circa 90 metri e larga 12 e contiene diverse aperture verticali che conducono a sacche d'aria vicino alla superficie. La descrizione di Jim, con i colori affascinanti e le pareti scintillanti, colpì profondamente Paul, al punto da spingerlo a voler esplorare la grotta personalmente. Tuttavia Paul non era un subacqueo professionista, anzi aveva poca esperienza di immersione. Il piano che lui e i suoi amici avevano era semplicemente di andare lì. Ogni altro dettaglio era stato trascurato. Arrivati vicino a Devil's Hole dopo il tramonto, parcheggiarono l'auto, presero l'attrezzatura di fortuna e si avviarono verso la recinzione. Ignorarono i cartelli di avvertimento, scavalcarono la recinzione e raggiunsero il bordo della pozza. Paul, David e Bill si tolsero i vestiti fino a rimanere in costume da bagno, pronti per l'immersione. Jack decise di rimanere fuori e fare da vedetta. Dopo aver preso in giro Jack per essersi tirato indietro, gli altri tre si immersero nell'acqua, dirigendosi verso la piattaforma calcarea dove si trovavano i pupfish. Per Paul, l'esperienza fu tutto ciò che Jim aveva descritto, nonostante fosse notte e mancasse il riflesso della luce solare sulle pareti colorate. Le torce rendevano lo scenario ugualmente spettacolare. Dopo un po' Bill si accorse che la sua bombola d'aria era quasi vuota e segnalò a Paul e David di risalire. David emerse poco dopo la mezzanotte, seguito da Bill, e rimasero in acqua a raccontare entusiasti a Jack ciò che avevano visto. Tuttavia, si accorsero presto che Paul non era ancora riemerso. Inizialmente pensarono che avesse deciso di rimanere sott'acqua un po' più a lungo, ma quando non riapparve, cominciarono a preoccuparsi. Temendo fosse in difficoltà, David e Bill si immersero nuovamente per cercarlo. Man mano che scendevano, però, diventavano sempre più ansiosi. Non c'erano bolle né segni della luce di Paul. A circa 53 metri di profondità Bill fu costretto a risalire rapidamente, poiché l'aria nella sua bombola stava finendo. Quando riemerse, scambiò uno sguardo preoccupato con Jack, realizzando la gravità della situazione. La situazione era già abbastanza disperata con Paul scomparso, ma dopo aver atteso invano, capirono che anche David non stava tornando. Presi dal panico, Bill e Jack uscirono dall'acqua e corsero verso l'auto. Senza altra scelta, si misero in viaggio lungo la desolata strada del deserto, percorrendo 90 miglia fino a Las Vegas per cercare aiuto. Prima dell'alba del 21 giugno, una squadra di soccorso dello sceriffo e alcuni ranger del Death Valley National Park arrivarono a Devil's Hole. Informati dell'emergenza, le autorità contattarono immediatamente un subacqueo esperto per il recupero dei corpi. Si trattava proprio di Jim Houts, lo stesso subacqueo le cui esplorazioni e descrizioni avevano ispirato Paul a immergersi in quel luogo. Jim organizzò rapidamente la squadra di subacquei, distribuendo i compiti prima che alcuni di loro si immergessero nelle acque di Devil's Hole. Nel frattempo, anche le famiglie di Paul e David iniziarono ad arrivare sul posto, preoccupate e in ansia per i loro cari. A rendere la situazione ancora più tragica, Paul e David erano diventati ufficialmente una famiglia solo pochi mesi prima. David aveva sposato la sorella di Paul e i due amici stavano ancora abituandosi alla loro nuova relazione di cognati. Fuori da Devil's Hole, Paula, la moglie di David e sorella di Paul, aspettava in lacrime, temendo di perdere contemporaneamente suo fratello e suo marito. Per le successive 36 ore,
Jim e 44 subacquei di soccorso cercarono incessantemente Paul e David. Sfortunatamente, trovarono solo una maschera e un boccaglio, insieme a una torcia legata a una roccia a circa 30 metri di profondità, probabilmente posizionata come indicatore del percorso per l'uscita. Tragicamente, sembra che né Paul né David abbiano trovato quel segnale. Durante una di queste immersioni, Jim e il suo partner lasciarono cadere una linea di profondità, una corda con un peso attaccato, per misurare la profondità massima della grotta. La linea scese fino a 284 metri senza mai toccare il fondo. Jim soprannominò quel tratto la stanza dell'infinito e decise di non esplorarlo ulteriormente, a causa della profondità, dell'entrata stretta e della forte corrente che vi fluiva. Alla fine le ricerche furono sospese la sera del 22 giugno e a quasi 60 anni di distanza i corpi di Paul e David non sono mai stati ritrovati. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.